Lo ammetto, non ci ho capito molto neanch'io. Però possiamo rimediare. Ciao, mi chiamo Amedeo, in questo canale parlo di letteratura e in questo video voglio analizzare alcune citazioni del testo La Metamorfosi di Franz Kafka in modo tale che alla fine saprete di cosa parla, ma lo saprete anche commentare da soli. In generale, come scrive Kafka? In tutte le sue opere, tra cui ovviamente anche La Metamorfosi, è sempre riscontrabile un certo elemento assurdo, una situazione assurda. E Kafka è infatti molto famoso per scrivere di situazioni assurde, tant'è che anche Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto la famosa battuta, no? Che situazione kafkiana. Nelle storie di Kafka, però, ogni situazione assurda viene trattata come se fosse normale. Se avete capito questo, avete capito l'essenziale di Kafka. Ma andiamo a cercare le prove nel testo di quello che diciamo. Cioè vediamo quali sono le tecniche narrative che Kafka usa per normalizzare l'assurdo. L'incipit della Metamorfosi è già tutto un programma. Gregor Samsa, destandosi un mattino da sogni inquieti, si ritrovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto. Questo è un inizio, si dice, in medias res. Cioè noi come lettori siamo calati in una situazione di cui non sappiamo cosa è successo prima. Ecco, però di solito quando c'è un inizio in medias res si spiega quasi immediatamente appunto quello che è successo prima. Kafka non lo fa, non lo farà mai per tutto il testo, cioè noi non sapremo mai come e perché Gregor Samsa si sia trasformato in un insetto. È questa la situazione assurda, tipica kafkiana di cui parlavo prima. Ma leggiamo un po' più avanti e vediamo come il protagonista reagisce a questa situazione. Per quanti sforzi facesse di girarsi sul lato destro, finiva sempre per ricadere oscillando sul dorso. Ci provò almeno un centinaio di volte, tenendo gli occhi chiusi per non dover vedere le zampette che si dimenavano, e rinunciò solo quando avvertì sul fianco un dolore mai provato prima. Dio mio, pensò, che mestiere faticoso mi sono scelto. E cioè quest'uomo si è appena trasformato in un insetto e la sua prima reazione è che il lavoro gli fa male. Vedete che la situazione assurda non gli provoca nessuna reazione. Facciamo poi caso alle tecniche narrative. Il narratore è esterno, cioè non è un personaggio della storia, ma semplicemente è una voce che assiste agli eventi, guidando il lettore. Ma per la maggior parte del testo assume il punto di vista di Gregor. La focalizzazione, si dice, cioè è interna, ma appunto non è così per tutto il testo. A un certo punto, se l'avete fatto a scuola lo sapete, il protagonista muore e la storia però va avanti ancora un po'. Il focus allora si sposta sulla famiglia, la focalizzazione cioè diventa esterna. Questo spostamento di prospettiva dice molto. Abbiamo letto l'incipit, ora leggiamo proprio come finisce il testo. Mentre discorrevano tra di loro, il signore e la signora Samsa, guardando la figlia sempre più animata, si accorsero quasi nello stesso momento di come, nonostante le penne degli ultimi tempi che le avevano sbiancato le guance, fosse diventata una bella e florida ragazza. E fu per loro quasi una conferma dei nuovi sogni e delle buone intenzioni vedere come la figlia, giunti a destinazione, si alzasse per prima, stirando il suo giovane corpo. Ecco, il finale parla di un'altra trasformazione, quella della sorella in giovane donna. Il titolo, La Metamorfosi, sembra proprio che non si riferisca solo a Gregor Samsa, ma a tutta la sua famiglia. Ripartiamo dall'inizio, facciamo un riassunto. Il racconto è iniziato con la trasformazione di un uomo in un insetto, una situazione assurda che non ha destato nessun problema nella famiglia, che anzi è stata trattata come un qualcosa da poco. E ora, alla fine, tutto sembra dimenticato. L'assurdo è la nuova normalità. Non è proprio un lieto fine. Tra le domande che uno studente può fare è qual è la morale della storia. Allora, una morale non c'è, perché la morale riguarda le favole, questa non è una favola. Per chi si chiedesse il genere della Metamorfosi di Kafka, si tratta di un racconto fantastico. Un racconto perché è relativamente breve, fantastico perché ha a che fare con l'elemento soprannaturale. Più che di una morale, ha senso cercare di dare un significato. Su internet, su Wikipedia, ci sono alcuni tentativi di spiegazione della Metamorfosi di Kafka. Si parla di alienazione, conflitto con il padre, allegoria. Sono tutti termini che vi inviterei a mettere da parte e a rimanere fedeli a quello che dice il testo. Cosa abbiamo detto infatti? La metamorfosi inizia con una trasformazione di cui non ci viene mai detta la causa. Un incantesimo? Il fatto che Gregor Samsa sta somatizzando il fatto che detesta il suo lavoro o la sua famiglia? Tutte queste spiegazioni tentano di dare un motivo a quello che il testo si rifiuta di dire. Ma appunto il testo non lo dice il perché della trasformazione, ed è proprio questo il punto. Se l'assurdo viene spiegato, non è più assurdo,
ma se proprio mi spingete a voler dare un significato, il motivo di aver scritto e di leggere la Metamorfosi di Kafka è dare una forma a un certo disagio, e poi spetta al lettore fare di questo messaggio, di applicarlo alla sua esperienza personale un po' come vuole. Bene, credo di aver detto tutto. Se volete approfondire, ho fatto una playlist in cui c'è una biografia di Kafka, un riassunto della Metamorfosi e anche un audiolibro gratuito. Lascio tutto in descrizione e nei commenti. Spero che abbiate guardato un video interessante. Se state ancora ascoltando, vi ringrazio e a presto.